Come riciclare la carta delle uova di Pasqua? Andiamo a scoprirlo in questo progetto davvero originale nel quale ho utilizzato proprio gli incarti delle uova di cioccolato. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro incarto dell'uovo di Pasqua e piegarlo a metà facendolo combaciare il più perfettamente possibile. Fissiamolo utilizzando delle clip e cerchiamo di tirare il più possibile la carta perché poi dovremo piegare ancora a metà il lato più corto che abbiamo formato. Teniamo fermi tutti gli strati con alcune clip, dopodiché utilizzando un cartoncino di una larghezza di 3 cm formiamo le strisce che poi andremo a ritagliare. Pieghiamole a metà. Per fissare meglio la piega possiamo anche far scorrere la striscia contro il bordo del portauovo di plastica oppure contro il bordo del tavolo. Riapriamo la strisciolina e ripieghiamo verso la metà i due lati lunghi per tutta la lunghezza della strisciolina. Poi andrà ripiegata nuovamente a metà per ottenere una strisciolina larga circa 7 mm. Per la struttura uso della rete da giardinaggio. Deve essere larga 19 quadretti e poi conto 11 quadretti e piego, 2 quadretti e piego, 11 quadretti e piego, 2 quadretti e piego e poi 5 quadretti e taglio la rete. Ora posso iniziare a far passare ogni strisciolina dentro e fuori da ogni quadretto in modo alternato. Da entrambi i lati lascio sporgere la strisciolina per 2-3 cm. Nella riga successiva, se prima avevo iniziato entrando verso il basso nel quadretto, ora devo entrare dal basso verso l'alto. Per abbellire la mia pochette, alla fine, nel terzo quadretto, partendo da sinistra, infilo una striscia perpendicolare che copra tutte le striscioline orizzontali. Per farlo mi aiuto con un ago da lana che ha la cruna larga. Ora procedo a fissare tutte le striscioline ripiegandole verso l'interno della pochette e fissandole con del nastro biadesivo. Dalla rete ora ritaglio due pezzi larghi 2 quadretti e alti 11 quadretti. Faccio passare le striscioline anche in questi. Ora misuro l'interno della pochette e dalla gomma crepe la ritaglio un rettangolo che abbia i lati di circa 2 mm più corti rispetto all'interno della pochette. Faccio la stessa cosa anche per le parti laterali. Poi procedo ad attaccare tutto con della colla a caldo. Fate attenzione a non esagerare con la quantità e soprattutto fate attenzione che non fuoriesca sul diritto della pochette. Facciamo attenzione anche che i lati siano perfettamente attaccati. Ora prendiamo un ago da lana e del filo moulinet non diviso. Facciamo un nodo su uno dei laterali. Facciamo passare l'ago in mezzo alle striscioline. E poi cuciamo insieme le due parti facendo una sorta di punto nascosto. Quindi usciamo dalla pochette, facciamo passare l'ago in mezzo alla strisciolina, passiamo con l'ago sul laterale, facciamolo passare sotto la sbarretta e poi torniamo sulla pochette e alterniamo in questo modo. Dobbiamo tirare sempre bene il filo in modo che le due parti rimangano vicine.
Facciamo l'angolo. Prendiamo poi 2 coppie di bottoni automatici e provvediamo ad applicarli. Possiamo facilmente trasformare la pochette in una borsetta tagliando una striscia di quadratini lunga circa 70 cm. Facciamogli passare come al solito una strisciolina. E fissiamola poi alla pochette con 2 graffette.